Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di partire per questo percorso vi chiedo se potete supportare il canale mettendo un like al video e scrivendo un commento veloce sotto ad esso. E se non siete ancora iscritti al canale, cliccate il tasto iscriviti. Grazie in anticipo. Oggi partiremo all'avventura da Fiumarbo fino ad arrivare alla vetta del Monte Cimone, o perlomeno fino alla strada militare. Il nostro percorso, come ho già detto, parte da Fiumalbo e la maggior parte è strada asfaltata fino ad arrivare a Doccia di Cimone e da lì partirà una piccola strada forestale che ci porterà alle pendici del Monte Cimone per poi ricongiungersi alla strada militare e scendere giù a Sestola. Durante il percorso passeremo in alcuni piccoli paesi, prevalentemente fatti da allevatori o agricoltori, e quindi sarà possibile vedere anche capre, galline o a volte anche cavalli. Lungo il percorso seguiamo sempre le indicazioni per arrivare a Doccia di Cimone. Poi, una volta arrivati lì, proseguiamo per arrivare direttamente a quella piccola strada forestale che vi dicevo prima. Qua dovete svoltare a sinistra per continuare lungo la via che ci porterà a Doccia di Cimone. Prima di arrivare vedrete anche delle piccole case in stile celtico e poco più avanti ci sarà anche un piccolo borgo denominato Borgo dei Celti, dove è possibile fare una sosta, dei picnic. Ci sono delle aree attrezzate per passare delle ore, per fare dei picnic o dei pranzi, delle grigliate. Arrivati qua, a Doccia del Cimone, proseguiamo sempre avanti. A un certo punto ci sarà un bivio sulla destra, a diritto andremo all'agriturismo, sulla destra inizierà la strada sterrata. Bene, noi prendiamo quella lì e continuiamo a salire verso il Cimone. Anche qua ci saranno degli edifici in stile celtico, a mio giudizio veramente particolari e bellissimi. La strada che ci porta al Cimone non ha nulla di difficile, se no in qualche punto dove è un po' più scassata, ma niente di eccezionale. Io l'ho fatta anche con una mountain bike front e basta. Comunque noi seguiamo sempre la strada principale e continuiamo sempre a salire fino a superare la linea degli alberi, e così facendo sullo sfondo vedremo il Monte Cimone. Come vedete qui la strada era un po' più scassata, ma nulla di difficile. Questo è il panorama che vedremo dalle pendici del Cimone. Purtroppo ora c'è ancora un po' di neve, ma niente di eccezionale, si supera facilmente. Penso che nel giro di una settimana si sciolga. Una volta arrivati alle pendici del Cimone, bisogna continuare per la strada che vedete fino all'innesto della strada militare della base.
Una volta innestati nella strada asfaltata giriamo a sinistra e proseguiamo la discesa fino al Lago della Ninfa, Pian del Falco e scendiamo giù fino a Sestola. Qui la strada è molto panoramica e suggestiva, penso sia una delle strade montane più belle di tutto l'Appennino tosco-emiliano. Lungo il percorso, come vedete, ci sono anche delle fontanelle per rifocillare la borraccia o la sacca idrica se siete a corto di liquidi. Una volta arrivati a questo bivio dobbiamo continuare sempre verso il basso, così da arrivare al paese. Ed eccoci arrivati a Sestola. In questo piccolo paese troverete qualsiasi cosa avete bisogno. Se volete mangiare una pizza o volete bere una birra, potete farlo anche a metà del vostro giro in bici. Una volta che abbiamo superato Sestola, con la calma che ci contraddistingue, dobbiamo prendere direzione Montecreto. Arrivati a Montecreto non ci resta che ammirare i possenti castagni che vedrete poco più avanti, sia nel Parco dei Castagni oppure anche lungo la strada che ci porta più avanti a Rio Lunato. Volendo passare anche in un altro paese, decido di proseguire dritto alla rotonda ed entrare nel paese di Pievepelago. Anche qui un piccolo paese, ma se volete fermarvi per fare uno spuntino o prendere qualcosa da bere, io ve lo consiglio perché anche questo paese è molto caratteristico.
Una volta superato Pieve Pelago non ci resta che seguire le indicazioni per Abetone. Poco dopo troveremo Fiumardo e così chiuderemo il nostro anello. Qua scendiamo giù e arriviamo alle scuole dove io avevo parcheggiato, dato che è un parcheggio che non ha limiti, non è a pagamento. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale.